ed ora spero di aver chiarito tutti i dubbi su qual è la scelta della macchina. Nel video di oggi metteremo a confronto 3 macchine che appartengono alla stessa fascia e categoria di prezzo, ma con caratteristiche completamente diverse, per rispondere alla domanda più importante di tutte: qual è la migliore macchina che fa al caso nostro? Tutto questo in questo video e adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Ho deciso di fare questo video perché, ragazzi, ricevo tantissimi messaggi con richieste e consigli su quale macchina comprare e quindi mi sembrava l'occasione giusta per aiutarvi con un video. Ora, in questo contenuto metteremo a confronto 3 macchine di una fascia di prezzo tra i 500 e i 600 euro, fascia di prezzo che reputo il minimo per avere qualcosa di semi-professionale a casa. Ed ora vi dico come ho organizzato e strutturato questo contenuto, perché nella prima parte confronteremo un po' a livello estetico e parleremo delle caratteristiche principali di ognuna di queste singole macchine, e vi ricordo che ogni macchina è stata già recensita su questo canale, i link di riferimento li trovate sotto nelle descrizioni. Nella seconda parte parleremo un po' del user experience per quanto riguarda l'espresso e il cappuccino, ma principalmente la montatura del latte, e nella terza parte il nostro amico detective risolverà questi che sono i dilemmi principali e le domande principali su qual è la scelta giusta che fa il caso vostro. Ma adesso partiamo subito con la prima macchina, che sarà la Pavoni Euro Piccola. Questo modello, dal costo di circa 600 euro, è un modello di macchina completamente manuale a leva. I materiali principali che la compongono sono ottone per quanto riguarda la caldaia e gruppo erogatore, con la base di questo modello specifico in acciaio. Portafiltro da 52 mm, il più piccolo di quelli che noi vedremo in questo video. Quali sono le particolarità? Ha una lancia a vapore che si attiva con una manopola che si trova qui dietro, valvola di sicurezza e quindi di sfogo, ha un manometro che rileva la pressione in caldaia e che ci dice quindi quando la macchina è pronta. E forse nei lati negativi di questa macchina vedrei che ci vuole un bel po' di tempo per mantenere la sua meravigliosa bellezza, perché il design di questa macchina è stratosferico. Le lucidature, diciamo, terranno occupati i nostri pensieri, perché questo modello, diciamoci la verità, è un modello da esposizione che andremo fieri di avere all'interno di una casa. Altro lato magari negativo di questa macchina è che la leva occupa un bel po' di spazio, almeno per quanto riguarda la lunghezza. Un'ultima cosa, questa vaschettina è un po' piccolina, ma ripeto raga, questa macchina a mio avviso è una macchina di design, bisogna avere una buona manualità nell'utilizzarla. La seconda macchina che vedremo adesso a livello estetico è la Gaggia Classic Pro. Questo modello di macchina, dal costo di circa 550 euro, è un modello di macchina, diciamo, minimalista più classico, infatti si chiama Gaggia Classic Pro. Quali sono, diciamo, le peculiarità, i pro e i contro un po' a livello estetico di questa macchina? Uno, che è una macchina, diciamo, abbastanza piccola, ma che vi darà da subito l'idea di solidità, perché è molto pesante. Parti in acciaio, caldaia in ottone, vaschetta qui sotto e il riempimento si fa da qui dietro, abbastanza capiente, se non ricordo male circa 1,8 litri, questa quindi più grande di quella precedente. Portafiltro, qui iniziamo ad avere un portafiltro professionale. Il diametro del filtro è da 58 mm, lo stesso diametro, per intenderci, delle macchine professionali. Tasti abbastanza reattivi, ma dal feeling un po' plasticoso. Stessa cosa per questa manopola, che forse è la cosa che mi piace un po' meno a livello estetico, insieme a questa vaschetta che me la fa sentire un po' plasticosa. Ha la valvola di sfogo, lancia vapore piccolina che si muove solo in orizzontale e non in verticale. Bene, questo è
un modello di macchina, diciamo, classico di utilizzo per casa. Il terzo modello invece è la L'Elite Anita. Questo modello tra tutti è l'unico che ha il macinino al suo interno, quindi è completa di macchina e macinino. Quali sono un po' le particolarità di questa macchina? Innanzitutto parto dal costo, circa 600 euro per tutte e due, quindi tutto incluso. Ha questo manometro che serve a dirci la pressione di esercizio dell'acqua sul pannello di caffè in fase di estrazione, tasti cromati che però diciamo a me non mi piacciono molto perché mi sembrano molto plasticosi, anche se hanno una buona reattività. È incluso di pressino, questa cosa bruttissima che vedete qui, e se già seguite questo canale sapete che questo insieme all'altro che vedremo dopo sono i miei acerrimi nemici. Da qui è dove scende il caffè. Ha queste due vaschettine, una per raccogliere il caffè in polvere e una per raccogliere l'acqua di estrazione, lancia vapore anche in questo caso piccolina, e poi ha manopola per azionare la lancia vapore, un pelino più solida di quella di prima ma comunque molto plasticosa, tramogetta se non ricordo male da 150 grammi, tanica dell'acqua qui dietro da anche questa 1,8 litri più o meno, e poi ha un portafiltro da 57 mm, il che lo rende un bel po' rognoso perché per 1 millimetro non posso utilizzare i filtri che ho a casa, non posso utilizzare i pressini che ho a casa per un semplice millimetro. Se l'avessero fatto di 1 millimetro in più sarebbe stato, diciamo, molto più comoda. Bene, questo è l'ultimo dei 3 modelli per quanto riguarda la prima parte, quindi la parte estetica. Adesso vediamo un po' l'estrazione di ognuno di questi modelli. Il feeling di lavoro con la L'Elite Anita è davvero positivo, la macchina è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha molta esperienza. Il macinino integrato fa un buon lavoro, anche se produce un po' troppi finer che possono influire sulla pulizia dell'area di lavoro. Per quanto riguarda l'espresso, devo dire che le estrazioni sono risultate belle costanti, con una crema soddisfacente e un aroma ben definito. La lancia vapore ha una buona potenza, ideale per montare il latte, ma serve un po' di pratica per ottenere quella micro schiuma perfetta. Non è scomodissima da maneggiare, ma nemmeno la più pratica del mercato. Alla fine il risultato del latte è buono, con un po' di esperienza diciamo che si possono ottenere ottimi cappuccini e drink al latte. E questo è il risultato. Sento una discreta acidità seguita da una buona dolcezza, dei sentori di mela e frutta tipici di questo caffè. Il caffè che utilizzerò per queste estrazioni sarà un Colombia. Devo ammettere niente male, il retrogusto ha questa nota di cacao, forse lo sento un pelino freddo e il corpo è medio, succoso ma tendente al medio basso. Adesso passiamo alla seconda macchina. Con la Gaggia Classic Pro la routine di lavoro si avvicina molto a quella di un barista professionista. Qui utilizzo un macinino separato simile a quello integrato nella L'Elite Anita con macine di qualità comparabili. La routine mi è sembrata fluida ma richiede una buona conoscenza di tutti i passaggi per ottenere il massimo dalla macchina. La preparazione del latte è soddisfacente, la lancia vapore ha una buona potenza e consente di ottenere una schiuma ben montata. Per lavorare in modo più comodo consiglio di rimuovere la vaschetta sottostante così da avere più spazio per la lattiera. Devo dire che dopo aver fatto un po' di pratica sulla L'Elite qui risulta tutto leggermente più semplice, il risultato del latte è simile ma la Gaggia offre una manovrabilità leggermente migliore. Un espresso decisamente molto più aromatico. Qui l'acidità è un pelino più alta, tendente al citrico, più chiara, più limpida, seguita sempre da una buona dolcezza tendente allo zucchero di canna. Sento delle note di frutta, l'espresso mi sembra anche, diciamo, più alla sua temperatura, più caldo, un corpo medio alto. Ricordo che ho mantenuto la stessa ricetta, devo ammettere una buona tazza di caffè. Sento nel retrogusto una parte di fava di cacao, cioccolato amaro. Buona tazza di caffè. Con la Pavoni Europiccola si entra in un mondo completamente diverso.
Questa è una macchina interamente manuale, pensata per chi cerca esperienza autentica e coinvolgente, ma non certo facile. Operarla richiede molta esperienza e precisione ed è qui che emerge il suo lato affascinante, ma anche frustrante. Per ottenere espressi costanti bisogna davvero conoscere ogni dettaglio del processo e accettare che non sempre il risultato sarà perfetto. La lancia a vapore? Un'esperienza meno ottimale, scomoda e non particolarmente adatta a chi ama preparare cappuccini. Questa macchina non perdona, ma per chi ama le sfide ogni estrazione può diventare un viaggio unico nel mondo del caffè. Una tazza veramente molto complessa, come la routine su questa macchina, e devo aggiungere, ragazzi, che qui ho barato, ma ve lo dirò alla fine su cosa ho barato. Detto questo, il corpo è molto più alto rispetto a tutte le altre tre, ha questa esplosione di sapori, ma tende ad essere molto complessa come estrazione, temperatura ottima, una buona dolcezza, una buona acidità, però la forte complessità di questa tazza, data anche dal fatto che l'espresso è uscito molto ristretto rispetto alle altre, perché qui non possiamo controllare la dose out, diciamo che ha reso questa tazza molto complessa a tal punto da non riuscire tanto a distinguere i singoli sentori. Bene, adesso vediamo un attimo di tirare giù due conclusioni importanti. Ragazzi, scusate un attimo per l'interruzione. Innanzitutto, se siete ancora qui e vi sta piacendo il contenuto, un like, un commento e soprattutto, se non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale. Questi gesti a voi non costano nulla, ma per noi sono molto importanti e ci danno l'energia di continuare a produrre contenuti sul caffè in maniera totalmente libera. Inoltre, volevo rinnovarvi l'invito ad iscrivervi alla nostra chat Telegram. Il link lo trovate sotto nelle descrizioni. Lì noi condividiamo quelli che sono i retroscena e gli approfondimenti di ogni singolo video. In più sto preparando una bella sorpresa per tutti quelli che parteciperanno a questa chat. Sarà gratuita e vi aiuterà principalmente a risolvere quelle che sono le problematiche principali legate al caffè a casa. E adesso torniamo al video. Oggi le conclusioni toccano tutte quante a me. E quindi quale di queste tre macchine fa al caso tuo? Come sempre la risposta dipende da alcuni fattori. Dipende da cosa cerchi e soprattutto da qual è il tuo livello di partenza e di esperienza. Ma mi spiego un pochettino meglio. Se stai cercando una soluzione tutto in uno, la Lelite Anita forse è la macchina che fa al caso vostro. Ha il macinino integrato, quindi non serve altro per poter partire. L'unico consiglio che ti darei è di acquistare un pressino a parte. Detto questo, vi offre un'esperienza abbastanza comoda e soprattutto funzionale, con dei buoni risultati. Basta semplicemente un po' di pratica, soprattutto quando parliamo della montatura del latte. È adatta per chi cerca una soluzione semplice, comoda e soprattutto senza troppe complicazioni. Se invece cerchi un'esperienza più simile a quella di un barista, forse la Gaggia Classic Pro è il modello che fa al caso tuo, ma devi fare alcune piccole considerazioni. Uno, lo spazio che hai in cucina, perché le dovrai affiancare un macinino professionale. Detto questo, però, queste due unità separate ti offrono una maggiore libertà. La routine è forse un pelino più complessa di quella della Lelite perché non sarete più guidati da nessuno, ma una volta imparati i passaggi e le tecniche, diciamo che sarete sicuramente in grado di poter fare dei buoni espressi e soprattutto di montare un ottimo latte. Questo modello specifico inoltre offre tantissime tipologie di attrezzature e soprattutto di upgrade per migliorare la qualità della macchina stessa, ma questo magari sarà un passaggio successivo dopo aver preso la prima pratica. Detto questo, adesso passiamo all'ultimo modello. A chi sarà riferito questo modello? La Pavoni Europiccola è decisamente una macchina completamente diversa dalle altre ed è principalmente pensata per chi ama le sfide e ha una buonissima pratica, o magari per chi possiede già una macchina e vuole un qualcosa di diverso da tenere o in esposizione o comunque da utilizzare ogni tanto. Il motivo è semplice: è molto difficile da utilizzare. Non vuol dire che non possiamo avere degli ottimi risultati, ma bisogna avere tanta pazienza e bisogna rendersi conto che molto spesso gli espressi non saranno mai costanti, proprio perché è 100% manuale.
Anche con questa ovviamente dobbiamo aggiungerci un macinino separato. Detto questo, non la consiglierei magari a chi ama risultati veloci e soprattutto magari vuole farsi dei buoni cappuccini. La lancia a vapore è veramente molto difficile da utilizzare. Decisamente è una macchina per chi ama le sfide, per chi ama molta professionalità, chi vuole un oggetto bellissimo da tenere a casa e soprattutto chi prende il suo caffè con molta precisione e pazienza, e cioè che ha la pazienza di stare a giocare con questa macchina. Per te che hai queste caratteristiche, questa macchina è decisamente molto bella da avere a casa. Detto questo, però, alcuni piccoli consigli. Ho trovato maggiore facilità nelle estrazioni, quello che vi dicevo all'inizio, cioè utilizzando il pack screen. Questo mi ha aiutato durante la fase di estrazione perché durante le prove di questo video, sono sincero, ho avuto molte difficoltà nell'avere un'estrazione costante, ma nel momento in cui ho aggiunto il pack screen tutto mi si è risolto. Chiaro, la lunghezza dell'espresso non posso modificarla e qui vi voglio aggiungere due piccole cose che ritengo molto importanti per chi utilizzerà questa macchina. La lunghezza dipende molto anche dalla dose in che noi inseriamo. Ricordiamoci sempre che ogni singolo grammo di caffè assorbirà circa 2-3 grammi di acqua, quindi più aumentiamo la dose e sicuramente meno acqua avremo all'interno dell'espresso. Quindi bisogna trovare anche una buona combinazione tra dose in e dose out per avere dei buonissimi espressi. Detto questo, adesso lascio la parola a voi e ai vostri commenti. Se avete domande, mi raccomando, scrivete tutto nei commenti qui sotto. Quale tra queste tre macchine è quella che fa più al caso tuo? Sono curioso di sapere le vostre risposte. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!